Wow. Draghi Drusia, Priviet. Ciao a tutti, ciao Laura. Привет, привет, ciao Davide. Ciao Laura, benvenuti cari amici in questa nuova puntata di Reaction e appunto noi siamo qui nuovamente per andare a parlare di una canzone bellissima di due artisti che una la conosciamo, è molto brava, sensibile, abbiamo portato due canzoni sul nostro canale e l'altro è un nuovo artista che realmente non conosciamo, vedremo di conoscerlo meglio. Allora, lei è la fantastica Miravi, Bravo. insieme a Merab. Hanno il suono delle betulle, questo suono delle betulle in questa canzone che andremo a ascoltare, appunto, che in questione è il testo che è caratterizzato da una profonda evocazione emotiva e simbolica attraverso l'uso del tema delle betulle. Questo fantastico albero che credo che crei anche dei bellissimi fiori, no? Questa è una canzone che celebra il legame eterno tra la patria e l'amore che supera le difficoltà e le distanze attraverso le immagini delle betulle. I due artisti evocano una sensazione di appartenenza e di affetto che resiste al tempo e alle avversità, rendendo la canzone una riflessione poetica e toccante sulla connessione con la terra natale e con i sentimenti più profondi. Insomma, andiamo a prendere sempre delle canzoni che hanno un forte impatto emotivo, soprattutto, no Laura? Ai Che, Davide, fantastico. come al solito sono delle canzoni che parlano molto della terra, ma soprattutto dell'unione di persone, l'unione di simbologie e giustamente di come le betulle che appartengono ovviamente in tante parti anche alla Russia, no? Nel senso nel mondo intero, ma è un simbolo giustamente le betulle, il suono delle betulle. Laura. Bello, le hanno dato un bellissimo significato. Alla fine, quando noi vediamo questo albero così bello, alto, che della terra arriva fino quasi che al cielo, veramente ci fa questa sensazione di vita, di benessere, di tranquillità, di tutto quello che sicuramente esprime in questa canzone. E infatti Laura andremo insieme ad ascoltare questa canzone e l'interpretazione soprattutto, vediamo un pochettino cosa ci va a trasmettere proprio dentro di noi. Quindi cari amici, se siete pronti, noi andiamo subito a reagire a questa canzone e dopo andiamo con le conclusioni. Va bene Laura? Va bene? Andiamo. Wow. Wow. Io. Wow.
che meraviglioso. Ay, Wow. bravissimi. Laura, ho cercato di trattenermi, no? Tu hai visto anche la mia pelle d'oca che ancora, guarda, è ancora, è proprio poi, ho la pelle d'oca ancora. Allora, devo dire che questa canzone mi ha cercato di non far uscire le lacrime, cioè ha provato, ci stavo provando, Laura, dicevo no, devo resistere, perché a te ti vedevo piangere, mi emoziono pure io magari, ma questa dolcezza, questo retro, questo bianco e nero di questo filmato, la bobina a nastro che si usava negli anni '80, la sua bellissima immagine di Miravi con questo copricapo, no? Mi faceva ricordare tanto la Sicilia degli anni '60, no? Cioè la sua interpretazione di questa canzone, il modo come cantava dolce, che subito dopo veniva da un'altra artista con una voce calda, profonda, emozionante. Questo è quello che vogliamo vedere dalla Russia, questo è l'amore che riuscite a donarci con queste canzoni molto profonde. Amiamo questo genere di musica, ci trasmette tante emozioni e ci fa vivere un magico momento, un magico sogno insieme, Laura. Meraviglioso, proprio un passo indietro nel passato. Sei freddo. Troppo Incredibile, forte, sì, troppo bellissimo. forte. Ma veramente Davide hai ragione, anche io mi sono connettata completamente con la nostra storia, con la nostra terra, con la terra della Sicilia, con tutta quella storia retro, con quello che tu hai magari sentito nel tuo cuore, nel tuo pensiero. E lei completamente sembrava anche la Madonnina. Non lo volevo Anche la dire. Madonnina. Esatto. Sì, la Madonna dei misteri, che è una Madonna molto bella, una mamma sofferente. E quindi Sì. quando facevamo questo discorso di questi alberi che sono talmente alti, che sono talmente belli, che stanno legati alla terra, che tu lo guardi verso sopra e sembra che non finiscono mai. Quindi E questa... come noi, scusami Laura, come noi stiamo vedendo, perché i nostri amici non possono vedere quello che vediamo noi, il vento che trasporta questi alberi, immagini anche queste betulle che cantano il suono di questo vento che li muove, no? Sì, Meraviglioso. è meraviglioso Davide, e tu mi hai fatto veramente ricordare che Eh. qua vicino alla casa nostra c'è un bel boschetto bello, dove ci piaceva tantissimo andare a trovare questo bel pezzo di natura, degli alberi, dell'acqua, di un laghetto, e trovarsi con questa naturalezza e fare la referenza di questa canzone con queste belle voci che sembrava la voce del cielo e della terra, Sì. del cielo e della Sì. terra. Lui con questa Meraviglioso. voce così fortissima, che sembrava che stava venendo completamente dal cielo, questo vozarrón così bello forte, e lei con questa dolcezza della mamma terra. Quindi è stata una combinazione stratosferica bellissima, piena di emozioni, di tante cose belle, di riascoltare tantissime volte quando magari abbiamo bisogno di trovarci di nuovo qua. Sì, vedi, e questo è il bello, sai Laura, è il bello di quello che facciamo noi, no? Noi trasmettiamo, cioè noi trasmettono queste canzoni, Sì, a queste bellissime, vedi, questi bellissimi paesaggi. Noi pensiamo alla natura, alla bellezza e abbiamo interpretato nella nostra vita che viviamo. Questa canzone ci ha trasmesso queste sensazioni di vicino, di quello che abbiamo trascorso nella nostra vita e altro. È bello anche immaginare a tutti i russi come hanno vissuto la loro vita e quello che trasmette anche a loro questa canzone. E infatti è magnifico, è bello l'interpretazione, è come leggere un libro, no? Sì. Che vedere un film è ok, vedi il film, leggere un libro è immaginazione. È una bellissima immaginazione della Russia, di questi due artisti, che veramente è un grandissimo orgoglio vedere cosa riescono a trasmetterci in una lingua diversa. Io vorrei andare a leggerti, Laura, qualche strofa di questo, cioè abbiamo fatto
abbiamo letto il testo prima di fare la reazione e soprattutto Sì. siamo qui anche per andare un pochettino a leggere quello che abbiamo scritto, diciamo, di cosa ci dava anche questa canzone soltanto nel testo. Sì. Merab parla di come il colore delle betulle è sempre presente nel suo cuore, Sì. associando un sentimento di amore per la terra natia, quindi dove è nato. Le betulle diventeranno un simbolo della terra patria e dell'amore che prova per essa. Questo quando cantava lui, che persiste attraverso le tempeste di vento. Sì. E il rumore delle foglie delle betulle diventa una costante, un suono che gli percepisce sempre e rappresentato una connessione duratura e inaspettata. Subito dopo Miravi amplia il simbolismo delle betulle, descrivendo come una musica eterna, un suono che rappresenta la vita e la forza. E questo è veramente, anche leggere questo è fantastico. E le 100 mani affidabili delle betulle sono una metafora di stabilità e speranza. Il rumore delle betulle inoltre diventa la voce dell'amore che supera la tristezza della separazione, un legame indissolubile che persiste nonostante tutto. E poi, per chiudere, il ritornello, cantando entrambi unisce le immagini e i sentimenti espressi delle strofe. La luce dell'amore è paragonata alla luce delle betulle che guida e protegge lungo la strada della vita. Il rumore delle betulle è qualcosa che si sente ogni giorno, sia di notte che di giorno. Ovunque, tra le montagne, i mari, sulle strade percorse, questa continua presenza sonora rappresenta l'amore e la connessione con la terra e le radici. Insomma, la profondità di questo testo è qualcosa di magico, è qualcosa di immenso. Siamo contenti di aver portato nuovamente a Miravi questa bellissima artista che io spero che potremmo averla anche come ospite in questo canale. Gli abbiamo scritto ovviamente su Instagram, ci ha risposto, ma non sappiamo se magari vedrà questo video, magari tradotto riusciremo a mandargli un pezzo di questo appello, o magari anche voi, cari amici, tramite Instagram seguitela e avrete magari la possibilità di chiedergli se vuole venire ospite del nostro canale. Sarebbe veramente un onore averla qui, soprattutto per la pubblicità di un artista così importante che stiamo dando al mondo, ma soprattutto in primis a noi, perché a noi riempie veramente di amore ascoltare un artista del genere. Laura, cominciamo a dare i saluti. Ringraziamo a tutti i nostri amici per essere stati qui finora a vedere questo video, vi ringraziamo per essere sempre presenti, vi ricordiamo che ci trovate su tutti i nostri social, anche su TikTok come su Instagram, anche sul nostro Telegram, dove ci sono sempre tante persone con cui comunicare, e anche un modo anche per voi segnalare le nostre canzoni che noi prendiamo da là sul nostro Telegram. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche, di commentare come fate di solito, e mi raccomando, questo messaggio è molto importante: se potete riuscite a donare qualcosa su Donation Alert, il primo link che trovate in basso. Ricordate che supportare il canale non è obbligatorio, ma ci aiuta ad andare avanti e proseguire questa nostra fantastica avventura con la musica russa, perché come vi ricordiamo c'è sempre problemi col copyright. Eseguendo musica il copyright entra sempre, quindi mi raccomando, se potete supportateci e aiutateci. Grazie Laura per essere stata qui con noi, grazie a tutti, un abbraccio forte e ci vediamo alla prossima reazione.